Ben ritrovati a Filo Rossonero qui sul canale YouTube di Radio Rossonera, sempre insieme a Carlo Pellegatti. Ciao Carlo. Buonasera a tutti, buonasera. Allora Carlo, siamo addirittura d'arrivo per Sandro Tonali, stata una trattativa insomma veloce e nulla, ovviamente tante domande arrivano su questa vicenda. Chi comprerà il Milan dopo, se per te è stato qualcosa di giusto, come valuti questa mossa da parte del Milan, insomma un insieme di cose. Parti tu da dove preferisci e questa è la tematica grande di oggi. Io direi però, scusami Beatrice, però mi sembra incredibile dopo tanti giorni abbastanza piatti Sì. che il tema sia Lukaku oggi più che Tonali. Sì, diciamo che su Lukaku sono arrivate meno domande rispetto a Tonali, però possiamo partire anche da Lukaku se Partiamo vuoi. dall'attualità, perché Sì. Tonali, poi ne parleremo, sembra già superata la cosa di Tonali, anche se è una cosa di 36 ore. Oggi il problema è capire Lukaku. Allora, mi sembra Tonali è una notizia clamorosa, Lukaku al Milan è una notizia 3 volte clamorosa, almeno a livello giornalistico, secondo me. Sì. Allora, incominciamo col dire che è vero. Non è un'offesa ai colleghi della Gazzetta, perché allora vorrebbe dire ma andiamo a verificare se dicono delle sciocchezze o no. Però indubbiamente volevamo capire cosa ci fosse dietro e noi ai nostri amici lo diciamo che il Milan ha avuto dei contatti con l'entourage di Lukaku. La Gazzetta è uscita quando poi ha saputo anche che l'Inter ha confermato che ci siano stati questi contatti con l'entourage di Lukaku. Sì. Ma notizia del pomeriggio intorno alle 15:30 è anche che il Milan ha iniziato anche i contatti col Chelsea. Quindi è una cosa che va avanti. Fino a quando, non lo so. Ti do anche un'altra notizia, sempre di oggi pomeriggio, perché noi diamo le notizie. Se venisse Lukaku non verrà Thuram, e dato che invece qualcuno aveva ipotizzato addirittura, perché l'ho letta, quindi non è che me la sogno, Giroud, Thuram e Lukaku, no, adesso se no sarebbe bulimia, Certo. no? Ecco, quindi la cosa va avanti. Chiaramente abbiamo chiesto subito, ma com'è sopportabile un ingaggio che prendeva dal 10 ai 12? Sì. Quindi deve scendere, Beatrice, ma di tanto però, secondo me meno della metà, anche per un motivo. Non puoi dare 8 milioni a Lukaku, giocatore di 30 anni, per quello che riguarda l'armonia dello spogliatoio, che non è un argomento da sottovalutare, perché il Milan ha vinto il campionato, e tu lo ricordi bene, 2 anni fa, anche per la coesione, lo spirito, tutti insieme, tutti a lottare per lo stesso motivo. Già poi il fatto di mi ricordo, no? Tante volte abbiamo parlato proprio dell'equilibrio di spogliatoio per quanto riguarda l'ingaggio su tanti giocatori. Esatto, e oltretutto il discorso del anche Thuram a 6 milioni avrebbe già creato, secondo me, dei malumori, dei problemi e delle turbolenze. Quindi questo è il primo punto. Sinceramente, per quello che mi riguarda, il fatto che che Lukaku poi abbia problemi a Milano è un problema che sinceramente non credo che si siano posti i tifosi dell'Inter quando Çalhanoğlu si è spostato dal Milan all'Inter. Non vedo perché fra i 1000 problemi di questa trattativa e di questo acquisto mi devo porre il problema della situazione ambientale di un giocatore. Non ce la siamo posti noi quando è arrivato Pirlo e Seedorf non era un giocatore qualunque per l'Inter. Non se l'è posta giustamente l'Inter e l'ambiente dell'Inter quando si è spostato Çalhanoğlu. Non capisco perché dobbiamo porci noi il problema del discorso di Lukaku. Per me è l'ultimo problema. E poi quando sicuramente qualcuno te l'avrà scritto, attenzione, ha avuto degli infortuni, su quel punto lì quelle sono valutazioni che non posso fare io, avranno fatto delle valutazioni. Carlo, ma quindi è una cosa vera, però molto quando vera. ovviamente c'è curiosità attorno a questa vicenda, quando è nata secondo te questo interesse, soprattutto se dipende anche un po'
da quella che era stata l'indecisione di Thuram? Secondo me nasce, ma è un secondo me, quando ti dico le cose che so, è un secondo me, nasce dai contatti molto stretti tra Milan e Chelsea. Può darsi che il Chelsea abbia parlato col Milan, abbia detto "Oh, ma a voi non interesserebbe, eccetera. Allora, escludiamo che il Chelsea l'abbia fatto per mettere pressione all'Inter. No, non lo so cosa c'è dietro. Contatti con l'entourage di Lukaku. Se va avanti, faccio questa ipotesi. Se i contatti ci sono stati, però abbiamo detto che oggi cominciano i contatti Chelsea-Milan. E se Lukaku avesse detto assolutamente non mi muovo, e la cosa sarebbe già caduta, no? Quindi vuol dire che anche Lukaku per adesso non ha chiuso i portelloni, le porte e i portoni. Quindi vediamo. Poi ti dico un'altra cosa, Beatrice, molto sinceramente. Magari, però non mi sembra una cosa troppo grossa, semplicemente per mettere pressione a Thuram. Perché non è che metti pressione a Holland o metti pressione a Kane, metti pressione a un buon giocatore a parametro zero. Sì. Quindi muovere la montagna per un problemino di una buca per terra, vabbè, Thuram non sarà una buca per terra, ma per un giardino, un bel giardino, mi sembra eccessivo. Però questo abbiamo dato le ultime sul discorso Lukaku. Carlo, invece per quanto riguarda la sostituzione di Tonali, ovviamente i due nomi che ci fanno di più sono Milinkovic-Savic e Frattesi. Ecco, stiamo su Frattesi per adesso. Milinkovic è più no. Ma no, non è più no, non lo so, non credo, cioè non so se vadano, cioè secondo me se prendi Frattesi, Milinkovic-Savic certamente sarebbe importantissimo, però devi pensare anche a un regista, perché perdi Tonali, va via Frattesi, anche con Tonali non avevi un regista, devi cercare un regista, perché l'alternativa per la Stella devi trovare. Non possiamo partire con il centrocampo a due, Krunic, Frattesi. No, anche perché Frattesi secondo me nei due c'è un po' diverso come giocatore rispetto a Sandro Tonali. Questo andiamo su cose tattiche, sai che io non sono bravissimo. Vediamo se il Milan andrà ad aspettare eventualmente anche una soluzione per quello che riguarda il centrocampista centrale. Certo, l'ultima cosa che ti chiedo è su Arda Güler, perché arrivano tante domande su questo giocatore. Su tutto. Scusami, su tutto. Su tutto. Dimmi tutto. Quali erano le curiosità? È chiaro che ci chiedono se davvero c'è la chance di portarlo a casa, anche perché c'è concorrenza per questo ragazzo. Concorrenza al Milan non interessa. Alla Milan la concorrenza non interessa. Andiamo a dire qual è il problema grosso. Il problema grosso è la famiglia. Perché la famiglia, quando ha capito che ci sono tante, come dicevi giustamente tu, tante richieste da tante parti, due cose: ha dato 6 o 7 mandati. Il primo problema è capire con chi bisogna parlare. Primo problema. Secondo problema importante, che adesso la famiglia vuole delle commissioni esorbitanti. Questi sono i due problemi di Güler, ma il Milan ci sta lavorando. Carlo, io ti ringrazio, ti saluto, ti do appuntamento domani qui alle ore 16 in studio con Pelle Rossonera. Grazie, un abbraccio e buona serata a tutti.